Infinity the Game e Apex Legends. Uno è un gioco di miniature in cui due giocatori si affrontano in battaglie futuristiche senza esclusione di colpi, ricreata quasi in tempo reale. L'altro è un videogioco famosissimo, una Battle Royale con centinaia di migliaia di giocatori in tutto il mondo che si scontrano con un sistema di gioco veloce e adrenalinico. Questi due giochi hanno qualcosa in comune tra loro? Scopriamolo insieme. Ma come mai un video del genere? Il più moderno mezzo di intrattenimento messo a confronto con l'antiquata, ma classica ormai per il canale, battaglia di soldatini, ovvero il wargame. Perché molto spesso mi trovo, possiamo dire, a cavallo dei due mondi. Un po' perché seguo le persone che appunto giocano ad Apex Legends, si trovano molte volte a giocare a Apex Legends, quindi gli streamer che fanno parte un po' di questo mondo, possiamo dire, di intrattenimento digitale e questa piattaforma su cui mi trovo. Dall'altra parte invece, lo sapete, sono Mattia di Wargames per passione e di conseguenza il wargame è un po' il mio mondo. Fatevi fare un'infarinatura generale di quello che sto parlando, perché potreste essere arrivati dal mondo delle miniature, potreste essere arrivati dal mondo dei videogiochi, essere incappati in questo video, non sapere minimamente di cosa sto parlando e non capire niente o di uno o dell'altro mondo. Prima di procedere oltre però devo ringraziare in primis Mininet Store che mi ha dato la scatola base di Infinity Operation Coalstorm con cui ho potuto realizzare questo video e che mi ha fatto effettivamente venire l'idea per realizzare questo video in modo un po' diverso dal solito. Quindi in descrizione potete trovare tutti i link utili di Mininet per poter fare i vostri acquisti e, nel caso interessati, comprare il materiale che vedete in questa recensione. All'interno della scatola base di Operation Coalstorm c'è tutto il necessario che vi serve per iniziare a giocare a Infinity the Game. Quindi dadi, segnalini, elementi scenici di cartone, campo base per iniziare a giocare con le vostre sole forze e ovviamente miniature. Una fazione, quindi una banda di Panoceania e una banda di Yonjin. Come detto, il codice sconto del 10% è in descrizione con tutti i contatti di Mininet Store. Un ringraziamento speciale invece va a Elia di Minions and Miniature, canale YouTube di cui anche questo trovate il link in descrizione e che mi ha dipinto le miniature che utilizzerò per questa recensione. Quindi grazie tante Elia, andate a vedere cosa fa, vedete quanto è bravo e iscrivetevi al suo canale. Per i pochi che non conoscessero Apex Legends, si tratta semplicemente di una Battle Royale, una delle più famose esistenti, che si gioca ormai su qualsiasi piattaforma di videogiochi. In questa Battle Royale i giocatori formano delle squadre da 3 e scelgono un personaggio che li possa rappresentare. Un personaggio che ha abilità ed equipaggiamenti specifici. Lo scopo di questa Battle Royale è sopravvivere contro altri 60 giocatori, anch'essi suddivisi in squadre, che andranno a decimarsi l'uno con l'altro mano a mano che il tempo diminuisce e l'area di gioco si va a chiudere sempre più intorno ai giocatori. Questo crea un tipo di gioco adrenalinico che porta i giocatori a sviluppare le proprie capacità e li fa immedesimare tutti come se si trovassero effettivamente in una battaglia futuristica. Ma noi qui siamo un canale di wargames e giochi di miniature, quindi un giorno un mio amico venne da me. Io, sapendo che lui era praticamente digiuno di giochi di miniature e wargame, gli ho detto: ehi, vuoi provare Infinity the Game? Sì, ma cos'è Infinity the Game? In quel momento, sapendo che lui era un videogiocatore, la prima cosa che ho pensato di fare è stato descriverlo come meglio potevo. E il primo pensiero che mi è balenato in testa è stato: hai presente Apex Legends? Ecco, uguale, ma con i dadi. Sì, perché Infinity the Game è un gioco di miniature che vi mette nei panni di una squadra di soldati. Una squadra di soldati di un futuro non troppo lontano, una fazione che potrebbe essere rappresentata come ninja giapponesi fortissimi e di tecnologia incredibile, e dall'altra parte alieni cyberpotenziati. Le altre fazioni sono tutto quello che ci potrebbe essere nel mezzo. Non andrò a dilungarmi sulle tipologie di fazioni esistenti e non ve le descriverò nel dettaglio. Sotto comunque, come al solito, in descrizione potete trovare il link al sito ufficiale dove potete imparare un po' sulla loro e non si sa mai, se avete interesse potrei fare anche dei video dedicati.
affronterete la banda di soldati dell'avversario cercando di andare a compiere degli obiettivi più o meno tattici, portarli a termine in stile appunto militare. Ogni fazione ha una metodologia diversa di gioco e ogni fazione ha degli equipaggiamenti specifici. Di conseguenza vi è una scelta, come appunto la scelta del campione di Apex Legends all'inizio della partita. Ovviamente non basta la similitudine nell'ambientazione, né possiamo dire la similitudine nei personaggi o nel mood di gioco dei personaggi per dire che i due giochi si assomigliano. Da che mondo a mondo due giochi si assomigliano soltanto nel caso in cui il gameplay stesso, quindi le regole del gioco nel caso dei giochi da tavolo, e, ripeto, il gameplay nei videogiochi si assomiglia. Di conseguenza un gioco ti fa ricordare a un altro. Ecco, per quanto questi due giochi siano completamente all'estremo l'uno dall'altro, possiamo dire che un po' vanno ad assomigliarsi. Perché come si fa a rappresentare uno scontro a fuoco veritiero sul campo di battaglia, sul tavolo da gioco, come si potrebbe fare nella dinamicità e nella velocità di azione di Apex Legends? Infinity the Game utilizza il dado a 20 facce, un dado importante, quello che comunemente si usa per giocare nei classici giochi di ruolo. Il dado a 20 facce è un dado con più possibilità, dà la possibilità all'interno di un gioco di implementare la profondità. Un gioco con un dado da 20 facce è sicuramente più dedito alla fortuna di un gioco in cui le probabilità sono più limitate, come se ne avesse 6. Ma quando inizi a inserire modificatori approfonditi per ogni azione nel gioco, ecco che la cosa inizia a cambiare. Quindi, a seconda del tiro di dado e della difficoltà dell'azione che si sta andando a portare a termine, o si sta almeno provando a portare a termine, che sia dal semplice fare fuoco, che sia dall'arrampicarsi, saltare, nascondersi, fare delle prove di abilità, il gioco ti richiede un tiro di dado. Un tiro di dado che non è da solo, andrà ovviamente a paragonarsi a delle statistiche dei modelli, diverse per ogni tipologia di soldato e diverse anche per ogni tipologia di fazione, che vanno poi a dare il risultato finale e quindi a portarvi al risultato dell'azione stessa. Ma c'è una cosa molto specifica per cui Infinity the Game della Corvus Belli, perché non l'avevo ancora nominata, è paragonabile a Apex. La sua dinamicità. La dinamicità che appunto mi ricorda tantissimo il gameplay di Apex. Nel gioco non esiste un vero e proprio turno, o almeno esiste la sequenza di turni classica per dare appunto la precedenza a un giocatore piuttosto che un altro e dare magari un ordine mentale alle varie fasi da seguire. Quella non si scampa, c'è in qualsiasi gioco, altrimenti sarebbe praticamente impossibile giocare. Quello che c'è invece all'interno di Infinity the Game è sì una sequenza di turni, ma questi turni si vanno ad accavallare l'uno con l'altro. Nel momento in cui state cercando di agire per portare a termine un'azione, vi è sempre la possibilità che un modello dell'avversario vi stia guardando, che un personaggio abbia posizionato in un punto strategico tattico un suo soldato che stia prendendo di mira il vostro. Il vostro avversario può in qualsiasi momento fermarvi e dire: aspetta, adesso voglio fare una cosa io. Non a livello di Apex in cui c'è un dinamismo in tempo reale, ma crea sul campo di battaglia un accavallamento appunto dei turni in cui le persone agiscono nello stesso momento in cui agiscono i propri avversari. Questo vuol dire che se per caso un mio soldato passa per sbaglio in un punto scoperto senza accorgersene e l'avversario aveva posizionato un modello in quel punto specifico, ecco che può decidere di sparargli mentre passa. Se gli spara mentre passa, a quel punto si fa un tiro contrapposto di dado. Il risultato potrebbe essere che il modello che stava cercando di attraversare tranquillamente senza accorgersi di nulla si ritrova sdraiato a terra con un colpo di pistola in testa. Oppure il risultato potrebbe essere che si accorge all'ultimo secondo che gli stanno sparando contro e decide di correre per buttarsi al riparo. Ovviamente questo, come potete ben intendere, crea una profondità di gioco molto elevata, profondo nei movimenti e nelle azioni, quanto ogni scelta di un giocatore possa essere veramente pericolosa.
Capite bene che se mettete questa profondità di gameplay all'interno di un gioco di miniature, il paragone non possa che essere praticamente immediato. Infinity the Game, Apex Legends. Questo video non è sicuramente una recensione come tutte le altre viste qua sul canale. Ho cercato per una volta di andare un po' più in profondità e di darvi un pensiero su cui riflettere. Potrebbe essere un tipo di video che permette a due mondi molto lontani di incontrarsi per una volta. Dopotutto il wargame e il videogioco sono due mondi che hanno tantissimo da offrire l'uno con l'altro, basta semplicemente prendere quello che di meglio c'è di uno e dell'altro. Una volta un mio amico sotto lockdown mi ha chiesto: esiste qualche simulatore di wargame? Cioè qualcosa che mi permette di fare un wargame da tavolo ma sul computer? E gli ho risposto sì, esiste. Esistono simulatori sandbox che ti permettono di ricreare un campo da gioco sul tuo computer e di giocare con un tuo amico a distanza. Credo che snaturi entrambi i mondi. Dopotutto, come diceva il professor Oak, c'è un tempo e un luogo per ogni cosa. Perché quindi non andare a giocare a un bel gioco di sparatoria multiplayer con i vostri amici quando vi trovate a distanza e non avete la possibilità di entrare in contatto l'uno con l'altro? E perché non andate a giocare quando vi trovate appunto faccia a faccia con gli amici a dei giochi di miniature che sono creati per lo stesso identico scopo, ma che hanno un luogo e un tempo per essere giocati, quindi in compagnia? Forse sono un purista del gioco, ma non vedo perché dovrei rovinarmi un'esperienza ludica soltanto perché ho paura di provare qualcosa di diverso. Soprattutto perché magari è più consono all'occasione e quindi sicuramente più divertente. Ricordiamo comunque che i videogiochi e i giochi di miniature sono lontani cugini. Sono quello che noi facevamo quando eravamo piccoli con i soldatini sul tappeto della nonna e che ci siamo portati dietro fino a che si sono evoluti in quello che sono attualmente adesso i videogiochi stessi. E comunque, che se ne dica, i videogiochi vanno a corrente elettrica e in questo periodo c'è stato l'aumento delle bollette. Io un'opportunità ai giochi di miniature gliela darei, poi fate voi.